saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Cyborg Robocop Alex Murphy. È un'edizione De Agostini, il modello in scala 1:3 è alto circa 62 cm, l'uscita è la numero 29. Andiamo subito a dare un'occhiata a quello che è il contenuto del nostro materiale e poi passiamo al montaggio. Se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di dare lettura ai testi, può andare a vedere il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Saluto tutti i miei iscritti, i quali li ringrazio anche moltissimo per le visualizzazioni. Grazie ragazzi, con tutto il mio cuore. E alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, ragazzi, iscrivetevi al canale sempre che ne abbiate piacere, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di Cyborg. Infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Andiamo a vedere il contenuto. Abbiamo la parte interna del polpaccio destro, tutta in metallo, bellissima, perché è fatta veramente bene, senza difetti, meno male. Abbiamo questo che è il supporto dell'articolazione della caviglia, metallo, la rondella dell'articolazione, la molla e due serie di viti RM e FM. Ci servirà il piede destro, andiamo a prenderlo. Sul piede destro andate ad avvitarvi una vite RM con l'ausilio del lubrificante, eccolo qui, l'ho già messo in posizione, mentre invece la FM, eccola qui, andremo a mettercela qui e io l'ho già fatto, vedete? FM, mi sono creato anche qui il filetto con il lubrificante. Bene, adesso vi spiego qualcosa che è importante, state ben attenti. Vi spiego il meccanismo che permette a questo ingranaggio di scavallare, cioè di poter saltare da ingranaggio a ingranaggio per poter fare i movimenti, per poter quindi piegare la caviglia avanti e indietro. Ok? Innanzitutto il mio aveva questo difetto: il piede sinistro l'ho montato bene, non mi ha creato alcun problema. L'ingranaggio destro, perché io sapete che mi porto avanti con i montaggi per essere poi in grado di potervi dare dei consigli funzionali per migliorare la stabilità dell'armatura e i movimenti anche. Quindi vi dicevo, quando sono andato a montarlo non c'è stato verso, questo non scavallava per nessuna ragione, addirittura non si muoveva proprio. Ok? Perché loro poi vi dicono accertati prima di montare questo che ci sia il movimento. Allora, io sono andato a prendere la lima, eccola qui, e senza esagerare, ho capito che il problema erano le punte che erano troppo lunghe, sono andato appena appena a consumarle e adesso va benissimo, appena appena ovviamente, altrimenti poi se levate tutto il dente è ovvio che non ha più ragione di esistere questo pezzo. Adesso però vi accorgerete, almeno nel mio modello è così, guardate, vi faccio vedere, si muove ma è troppo fluido, troppo, non c'è resistenza, quindi questo quando poi ha il peso dell'armatura, vedete, mi cade e non va bene. Stringere la vite a fondo, la FM, chiedo scusa, la RM, risolvete fino a un certo punto.
Quello che invece è importante è questa, la molla. È questa che determina se questo ingranaggio si muove in maniera fluida o almeno da resistenza. La spinta della molla, guardate. Immaginatevi, no? Qui abbiamo questo pezzo con sopra quest'altro che spinge questa molla, la comprime, vedete? Ok? Tanto più questa molla è dura da comprimere, tanto più questo fa più fatica a scavallare, perché deve poter salire su. Vi faccio vedere bene, aspettate. Ecco. Questo deve poter comprimere la molla, vedete? E poter scavallare. Però se lo fa in maniera troppo fluida come quello che avete visto prima non va bene, quindi io adesso andrò a intervenire su questa molla. La cosa ideale sarebbe sostituirla con una molla più compressa, più dura, e allora il meccanismo sarebbe più sicuro. Però adesso provo a farlo sul mio, metto pausa e poi ci vediamo dopo. Ecco qua. Io sono andato a allargarmi la molla, anche se fare questo lavoro non è mai la soluzione ideale, perché poi la molla col tempo tende comunque a tornare nella posizione originale. Però vi voglio far vedere cosa succede. Ovviamente si farà più fatica adesso a comprimerla, ma la resistenza sicuramente è migliore. Allora, dovremo poi far combaciare questo scasso con questo segmento, ma lo facciamo dopo. Prima mettiamo la vite, la facciamo avvitare un po' e poi lo controlliamo dopo, che ci viene tutto più semplice, ok? Mi sono creato il filetto e tutto è più facile. Adesso giro e controllo da sotto il segmento e avvito. Ecco, proviamo. Ecco ragazzi, molto più duro. E così deve essere, ok? Così è perfetto così. Farò la stessa cosa anche sull'altro piede. Ecco perché vi dico, non mettete le coperture, i tappi, le coperture, guardate i miei video, non li mettete. Chi ha seguito Michele anche per il montaggio di Ironman si è trovato bene. Non dovete aver fretta di montare. Se avete fretta di montare, ragazzi, rovinate il modello. Ok, così mi piace. Adesso andiamo a montare questo pezzo qui e abbiamo finito questo montaggio. Però ho voluto farvi vedere proprio in diretta la modifica. Qui abbiamo queste parti scanalate, quindi andiamo a metterle qua sopra, così. Ok. Fate attenzione a non far battere il bordino nero qua sopra, ve l'ho già spiegato in altri video. Se guardate i miei video e non li mandate avanti, queste cose le sapete. Se invece li mandate avanti, scendete dalle nuvole e dite: ma quando l'ha detto? Non saltate i video, ragazzi. È inutile che vi spiego le cose se poi andate avanti veloce con i video, non ha alcun senso. Poi mi fate le domande, le quali risposte sono contenute proprio nel video che ho fatto.
Non vi preoccupate per il fatto che abbiamo solo una vite, perché poi qui in mezzo ci va l'altra, vi ricordate, quando andremo a chiudere, quindi questo diventa molto più forte. Non lo sforzate troppo perché ci va ancora l'altra vite al centro. Però vedete, già così sono soddisfatto, però ve lo dico già adesso, io cercherò una molla più compressa da poter sostituire, perché questo è un punto fondamentale del Cyborg. Se non montate bene la caviglia non vi starà mai su l'armatura, poi non vi lamentate. È vero che doveva essere la De Agostini a pensarci, ma io sono d'accordo con voi. Però il modellismo è anche questo, cercare di aiutarsi un po' reciprocamente. Iscrivetevi anche nei gruppi che ho su Facebook, ne ho 8, uno per ogni modello che sto montando. Mi raccomando ragazzi, il video termina qui. Adesso prendo tutto quello che ho montato fino a questo numero, il 29, e poi ci salutiamo. Ecco qua, guardate che meraviglia. E qui, anche se non è bello da vedersi, ho tutte le coperture e che metterò alla fine, non certo adesso. Guardate, anche queste, copriviti, vedete? Tutto alla fine, non adesso, non abbiate fretta. Questo poi andrà messo qui, questo andrà messo da quest'altra parte, così. Aspettate, no, no, è giusto così. Ci arrivo, Ah no, ma questo, scusatemi, questo è quello che ancora devo ricevere. Questi vanno qui, nell'altra gamba. Vi faccio vedere. Questi vanno qui. Così. Questo va messo qui. Vedete? È bellissimo da vedere, sono d'accordo. Però poi, quando dovete intervenire per regolare questo che magari è diventato morbido, quindi è troppo molle, o la caviglia come adesso, guardate come si muove questa e guardate solo questa. Che è molto più dura. Questa non va bene, la devo riaprire. Non ci sono problemi. Io guardate, metto il cacciavite qui, me lo metto qui e apro. Questa la sfilo perché vedete non è inserita tutta. Svito questa placchetta qui e sono a posto. Qui non ho messo il coprivite, che è questo. Vedete? Se l'avete messo rischiate di rovinare il modello. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, grazie di cuore. Mi raccomando, non dimenticatevi sempre che ne abbiate piacere di iscrivervi al canale. Se volete darmi un'ulteriore mano, condividete nei gruppi dedicati i miei video. Io vi saluto, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ciao al prossimo video che sarà il numero 30.